Ciao a tutti, sono Patrizio di Project Watch e nella puntata precedente abbiamo parlato di un micro brand, la Crepas, e del suo ultimo modello consegnato, il Sea Project. Questo micro brand che ha fatto questa collaborazione con il gruppo Zenith I 1969 IT. Rimanendo sempre in Italia, oggi vi volevo parlare di un brand italiano. È vero che avevo detto che avremmo parlato del Seamaster 600, però ho ritenuto che si potesse aspettare e sicuramente magari nei prossimi video a breve ne parleremo. Un brand italiano. Questo brand italiano appunto è la Squale, con sede in Svizzera, e comunque l'orologio è svizzero perché le componentistiche sono sempre comunque che derivano dalla Svizzera. Bene, prima di parlarvi del suo modello più iconico, che è il 1521, il suo cavallo di battaglia di Squale, volevo parlarvi un po' della storia di questo brand, perché ne ho voluto parlarne. Sicuramente perché è un brand italiano, è un brand con molto fascino, è un brand con molta storia. Quindi ci tenevo particolarmente, essendo anch'io italiano, raccontarvi di questo particolare brand specializzato in diver per orologi subacquei. Bene, allora partiamo subito. Charles von Buren, che è il creatore di Squale, nel 1946, dopo la guerra, iniziò a aprire la sua ditta di orologi, riparandoli oppure riparandole o creando le componentistiche di essi. Nel 1959 invece Charles von Buren crea e registra il marchio Squale, quindi per vedere i primi orologi Squale si parlerà di anni 60. Per identificare bene questo brand, questo orologio, fu lui il precursore, cioè il primo a evidenziare la sfera dei minuti dei propri orologi con un arancione acceso. Questo perché? Perché prima di tutto von Buren era un appassionato diver, di orologi diver e di subacquea. Lui stesso andava a testare i propri orologi nel lago di Neuchâtel, dove aveva sede la Squale, e era talmente appassionato che addirittura nelle stagioni anche invernali, dove le condizioni erano più rigide, andava a testare i propri orologi, a volte anche personalmente. Quindi vi fa capire quanto era propenso a questa attività, quanta passione avesse questo signore per gli orologi. E, quindi dopo la guerra cosa successe? Che la subacquea era inizialmente nata per fare delle incursioni militari. Poi dopo, finita la guerra, successe che si divulgò come sport, come vari rami di sport, e quindi questa passione continuò e si divulgò fino a diventare poi anche delle specialistiche dei rami di specialistica come l'apnea. Infatti molti campioni di apnea, come Enzo Maiorca nel 67, equipaggiato con uno Squale, ebbe il suo record di profondità, e anche per esempio nel 70 Jacques Mayol, che fece il record in Giappone di 70 metri con uno Squale 2001. Quindi questo brand è specializzato e crea solo orologi diver. Il proprietario è un appassionato di subacquea, e questo, un'altra cosa importante di questo orologio, che venivano venduti
nei negozi di subacquea, dove vendevano le maschere, le mute, le bombole d'ossigeno, e quindi fa capire quanto fosse importante all'epoca la funzione di queste tipologie di orologi e soprattutto la professionalità che andavano a dare questi orologi, la sicurezza, a garantire e a salvare la vita addirittura del proprio subacqueo. Quindi poi l'avventura di Squale continua negli anni 70 perché Von Buren strinse una collaborazione con la famiglia Maggi che si occuparono della commercializzazione degli orologi Squale in Italia. Nel tempo tra le due famiglie nacque un'amicizia che portò spontaneamente alla cessione poi del marchio alla famiglia italiana. Quindi la Squale nasce in un paesino della Svizzera, Neuchâtel, da Von Buren, e poi adesso diventa, poi negli anni 80 va in mano italiane della famiglia Maggi, che poi nel 2005 ci fu la rinascita di questo brand, ci fu di nuovo un'esplosione dell'orologeria meccanica che coinvolse anche Squale. Poi, vabbè, ci tenevo a fare presente che comunque alcune informazioni sono state prese dal blog Underwater Time di Michele Grassi, che è anche admin della pagina Facebook Divers Watch Group Italy, con la collaborazione di Marco Restivo. Soprattutto volevo parlarvi del modello 1521 Militaire. Il militare, in poche parole, è un orologio militare che va a omaggiare il Black Pain 50 Fathoms, metà anni 70, che fu stato creato per la marina tedesca e che adottava una cassa Squale 1521, perché Squale dobbiamo sapere che era un terzista e nasce come pezzi componentistiche di orologi, e quindi andava a fornire diversi marchi prestigiosi appunto come Black Pain, come Doxa, come Tag Heuer, andava a rifornire delle proprie casse subacquee, perché era un sinonimo di qualità. Infatti i marchi che adottavano le casse Squale sono innumerevoli, sono veramente tantissimi. Io ho citato solo quelle più famose, quelle più importanti, e quindi volevo parlare di questo modello in particolare perché lo ritengo uno dei più belli di questa linea, fatto anche per mercato asiatico o Nord Europa, di questo di cui stiamo parlando ora, e per il mercato nord europeo per un rivenditore svedese. Quali sono le peculiarità? Una di quelle interessanti è questa lunetta con il solo puntatore a ore 12, molto minimale, con questo puntatore a triangolo a rilievo molto bello, con Luminova C3 come le sfere, come appunto anche gli indici nel quadrante, molto performante, molto bello, da questo fascino, questo richiamo appunto militare anni 70, quindi fu stato fatto per questo esercito. Appunto, non vediamo su questa lunetta i minuti, perché questo orologio veniva utilizzato tipo nelle missioni militari come stagni, paludi, in cui i militari andavano molte ore in acqua e non avevano bisogno appunto di decompressione per misurare la decompressione, quindi ecco spiegato il fatto di questa lunetta molto minimale. Di positivo di questo orologio abbiamo anche che comunque è un orologio svizzero. Squale adesso prima aveva da poco sede a Milano, adesso è ritornata con la sua sede in Svizzera, e comunque le componentistiche sono svizzere, e anche il motore, il cuore di questo orologio incassa un ETA 28 24, che è un calibro molto affidabile, che sta andando a scomparire, che è appunto nelle versioni nuove di Squale, tipo il Sub 39 sta andando a adottare il Sellita 200.
Quindi un'altra peculiarità interessante che ai puristi magari non è piaciuta, tanti hanno criticato, è la scritta laterale incisa sulla cassa, che secondo me è un plus, in quanto mi piace molto, la trovo una lavorazione in più, quindi c'è un costo in più, del tempo in più della lavorazione, e quindi la vedo come a me molto una cosa gradita, anche perché comunque adesso, dovuto alle lamentele di alcuni utenti, è stata tolta a fine 2019, quindi è stata prodotta questa tipologia di cassa quasi un paio d'anni, dal 2018 a fine 2019, quindi lo ritengo una cosa molto importante. Un'altra cosa molto interessante è che la cassa è molto piccola per essere un diver, piccola tra virgolette, è la misura giusta, ma al polso non ha queste anse avvolgenti che vanno appunto attorno al polso, e non è una cassa molto confortevole. Quindi abbiamo un lag to lag di 47,5 mm da ansa a ansa. Abbiamo quasi 42 mm di diametro, e il cinturino, l'ansa del cinturino è di 20 mm, quindi sono le misure quelle preferite dalla massa, diciamo, almeno per quanto riguarda l'Europa, il collezionismo europeo, sono delle misure molto interessanti. Abbiamo qui poi una corona incassata che si va a nascondere nella cassa, che non è di facile estrazione, non è molto semplice. Infatti l'uso di questa corona qua non è poi più estraibile una volta in immersione, quindi non va più toccata. Una volta messo a posto l'orologio non deve essere più toccata una volta che si effettuano delle immersioni. In questo caso, diverso da altri modelli, qui abbiamo gli indici a bastone molto belli, con il puntatore sempre a ore 12, invece l'indice a 12 è sempre un triangolo che va a riprendere il triangolo del puntatore. Abbiamo anche qua sempre comunque la sfera dei minuti arancione, che è diciamo una peculiarità di Squale, in quanto fu il primo ad adottare questa interessante colorazione sulla sfera dei minuti. E guardiamo invece i cinturini, almeno per quanto riguarda questo modello. Questo cinturino è di una casa costruito da un brand italiano, Sicalt, che, devo essere sincero, questo in particolare è un cinturino molto morbido, molto bello, un'edizione speciale fatta per Undersea Time, per Sicalt, molto morbido, che è un Tropic, che adesso va appunto che lo vediamo anche sul 1521, un altro molto interessante, il Full Lumen, molto bello, e anche su altri loro prodotti. Poi un'altra caratteristica, abbiamo nel fondello una Ziglid Natura, che a me non mi dispiace, centrale, in quanto fa grip sul polso, e in maniera da tenerlo saldo e non farlo muovere. Una critica che devo fare, ma in particolare in questo modello, che non ha la data, non a livello visivo, perché comunque a livello visivo è molto piacevole, ma penso che fosse potuto essere anche piacevole con la complicazione della data, visto che il calibro 28-24 non era provvisto, e lo trovo magari un po' noioso questo doppio scatto, che magari può dare confusione all'utente. Un'altra invece critica, ma è una critica costruttiva, non vuole essere denigratoria, è che adesso la Squale ha cambiato passo. Adesso c'è stata la scissione dei due soci e c'è un socio solo al comando.
rispetto quando aveva sede a Milano, adesso ha sede in Svizzera, e devo dire che i loro prodotti, i nuovi prodotti, non hanno le problematiche che hanno riscontrato molti utenti sui prodotti precedenti, che mancavano un po' di controllo qualità. Io ne sono vittima in quanto ho preso questo modello che trovai con la bascula rotta, che poi ho preferito, decisi di far aggiustare al mio orologiaio, in quanto era fine luglio e parlando in email con Squail, era disponibile al ritiro dell'orologio nel mese di settembre, e quindi ho preferito, con una spesa di 100 euro me la sono cavata. Niente, io avrei finito questo mio intervento, di questa presentazione di questo brand importante che sta ritornando in auge. Come appunto posso verificare, avendo visto con mano il nuovo Sub 39, che anche se incassa il Sellita, devo dire che lo trovo molto fatto bene, molto piacevole, con delle misure e proporzioni giuste, e penso che Squail si stia dirigendo nella direzione giusta. Sono molto soddisfatto e contento, spero che continui così, e sta creando molto appeal nel loro mondo. Bene, speriamo di rivederci presto, vedremo di che cosa magari poter parlare. Potrebbe essere la volta buona del Seamaster 600, però non nego che potrebbe magari anche esserci la possibilità di parlare di un altro brand italiano, come magari la Memphis Belle, che è un brand molto interessante. Va bene, io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ringrazio di essermi stati vicini. Grazie.